come posso creare vera disciplina quest'anno e come si parla in italiano di disciplina. E quindi, ciao e benvenuti al nostro podcast di italiano. È bello che siate di nuovo qui. Ciao anche da parte mia. In questo podcast impari l'italiano con dialoghi reali, come le persone parlano ogni giorno. Oggi abbiamo un tema che tocca molte persone, non solo quando si studiano lingue. Esatto. Oggi parliamo di come creare vera disciplina e ancora più importante, come restare disciplinati. Ma Luca, cosa significa davvero disciplina? Buona domanda. Molti pensano alla disciplina come a pressione o regole rigide, ma in italiano disciplina non vuol dire essere duri con se stessi. Disciplina vuol dire fare piccole cose con regolarità, anche quando non ne hai voglia. Non perfetto, ma sincero. Si può dire così: vai avanti perché ti fa bene a lungo termine. E questo si può imparare. E più tardi, in questa puntata, avremo un esperto di disciplina. Spiegherà in modo concreto come restare disciplinati quando si studia italiano, anche se manca la motivazione. Quindi resta con noi se vuoi sapere come studiare italiano con regolarità senza obbligarti di continuo. Luca, voglio chiederti qualcosa. Secondo te, cosa decide davvero se raggiungiamo i nostri obiettivi? Bella domanda. Per me è la disciplina. Ci aiuta ad andare avanti anche nei giorni senza voglia. Ha senso. E a dire la verità, ora mi riguarda molto. Perché? Sento che al momento mi manca un po' di disciplina. Mi sono posta degli obiettivi, ma non li seguo davvero. Succede a molte persone. Cosa ti pesa di più adesso? Per esempio lo sport. Voglio muovermi di più. Ma nei giorni in cui voglio allenarmi, la sera finisco sul divano e guardo serie. Sembra molto familiare. Spesso mi dico domani comincio, ma quel domani non arriva mai. Quel domani inizio lo conosciamo tutti. Proprio per questo parliamo oggi di disciplina. Sì, perché senza disciplina rimandiamo le cose e perdiamo i nostri obiettivi di vista. Allora iniziamo con il primo punto importante. Sì, iniziamo con il primo consiglio. Parti in piccolo. Esatto. I passi piccoli sono spesso molto più efficaci dei grandi piani. Ma perché è così? Gli obiettivi grandi sembrano motivanti. All'inizio sì, ma gli obiettivi grandi richiedono molta energia e disciplina fin da subito. Un attimo, Lucirca. Credo che molti ascoltatori ora si chiedano: cosa intendi esattamente con energia e disciplina? Cosa significano queste parole qui? Buona domanda. Per energia intendo la tua forza e attenzione, cioè quanto ti senti sveglio e concentrato. Disciplina significa fare qualcosa lo stesso, anche se questa energia è bassa. Per esempio, studiare italiano, anche se sei stanco. Le due cose lavorano insieme, ma la disciplina ti aiuta soprattutto nei giorni difficili. Questo è proprio il problema. Questa energia spesso dura poco e poi sparisce. Sì, e spesso è perché all'inizio ci si propone troppo. Vero, all'inizio la motivazione c'è sempre, quella sensazione di ora cambio tutto. Esatto. La motivazione fa sentire bene, ma di solito non dura a lungo. Per me spesso sparisce dopo pochi giorni. È normale. La motivazione è come un impulso di partenza, ma non è il motore della vita quotidiana. E poi restano solo gli obiettivi. Esatto. Gli obiettivi sono ciò che vuoi raggiungere. Per esempio essere più in forma o parlare meglio italiano. Ma gli obiettivi da soli non mi aiutano molto.
Perché un obiettivo non dice cosa devi fare oggi. Sì, so cosa voglio, ma non come restare costante. Proprio qui entra in gioco la disciplina. Disciplina mi suona sempre un po' severa. Lo pensano in molti, ma disciplina non vuol dire costringersi. Allora? Disciplina vuol dire fare qualcosa comunque, anche se manca la voglia. La voglia è la sensazione di adesso ho proprio voglia. Esatto. E questa voglia non c'è tutti i giorni. Da me quasi mai. Perciò non possiamo contare solo sulla voglia. Quindi mi serve qualcosa che funzioni anche quando non ho voglia. Esatto. E queste sono le piccole abitudini. Le abitudini sono cose che fai senza pensarci troppo. Giusto. E più sono piccole, più entrano facilmente nella vita quotidiana. Questo spiega perché i miei grandi obiettivi spesso falliscono. Perché chiedono troppo tutto in una volta. Per esempio, un'ora di sport al giorno o fare tutto perfetto. Questo è un obiettivo grande con molta pressione. E questa pressione mi toglie tutta la voglia. Esatto. Così tutto diventa difficile. E alla fine smetto, anche se ero motivata. Perciò è spesso meglio pensare un obiettivo più piccolo. Quindi non meno importante, ma più realistico. Esatto. Un obiettivo che si adatta alla vita quotidiana. Per esempio, solo 5 minuti di movimento. Sì. 5 minuti sono gestibili. La mia testa allora non pensa subito. Non ce la farò mai. Pensa piuttosto. Ok, si può fare. E quando lo faccio mi sento bene. E questa sensazione ti aiuta a rifarlo. Così la disciplina nasce non dall'obbligo, ma dalla ripetizione. Esatto. Prima arriva l'abitudine, poi il progresso. Progresso non significa subito grandi cambiamenti. Ma tanti piccoli passi che si accumulano. Sembra molto più realistico dei miei vecchi obiettivi. E a lungo termine è anche molto più stabile. Quindi motivazione per partire, obiettivi per la direzione e disciplina per il quotidiano. Si può dire proprio così. Anche se sembra poco, con il tempo si accumula. Esatto. 5 minuti al giorno rendono di più che fare tanto una volta e poi smettere. Lo noto anche nello studio delle lingue. Assolutamente. Invece di promettersi un'ora di studio al giorno, basta spesso iniziare in piccolo. Per esempio, leggere un po' o ascoltare per pochi minuti. Oppure imparare una parola nuova e usarla una volta con attenzione. Sembra molto più rilassante. Proprio per questo si resta più facilmente costanti. Quindi è più importante fare qualcosa con regolarità che farlo a lungo in una volta. Sì. La disciplina nasce non da grandi sforzi, ma dalla ripetizione. Perciò le piccole abitudini diventano presto del tutto normali. Esatto. Entrano semplicemente nella vita di ogni giorno. E a quel punto la disciplina non sembra più un obbligo. Giusto. E ora arriviamo al prossimo punto importante. Ok, racconta. Il secondo consiglio è: non guardare solo ai tuoi obiettivi, ma ai tuoi sistemi. Cosa intendi con sistemi? Un obiettivo è, per esempio, voglio essere più in forma. Me lo sono detta tante volte. Un sistema è ciò che fai ogni giorno per riuscirci. Quindi i piccoli passi quotidiani? Esatto. Per esempio una breve passeggiata al giorno o un orario fisso per muoverti. Spesso ho grandi obiettivi, ma nessun piano chiaro. Capita a molti. Obiettivi senza sistema sono difficili da mantenere. Una volta mi sono detta, voglio cambiare molto e in fretta. E com'è andata?
All'inizio bene, ma poi ero delusa perché i risultati non arrivavano subito. Qui i sistemi aiutano, ti fanno restare costante anche quando non si vede ancora nulla. Quindi conta meno il risultato finale e più il percorso. Esatto. Se il sistema funziona, i risultati arrivano da soli. Sembra molto più tranquillo. E proprio questo aiuta a restare disciplinati, senza mettersi sempre sotto pressione. Ok, credo di capire meglio i sistemi. Quindi non si tratta di essere super motivati ogni giorno. Esatto. La motivazione viene e va. Un buon sistema resta. Ma se sono sincera, a volte ho comunque dubbi. È normale. Quali dubbi intendi? Per esempio, se mi concentro solo su piccoli passi, non ci vorrà troppo tempo? Sì, ci vuole più tempo, ma dura anche di più. È un buon punto. I grandi cambiamenti che arrivano in fretta spariscono spesso in fretta. Giusto. L'ho già vissuto più volte. I piccoli passi sono forse più lenti, ma sono stabili. E questo è probabilmente meglio se vuoi davvero cambiare qualcosa. Esatto. La disciplina non è uno sprint, ma un cammino tranquillo. Prima di passare al prossimo consiglio, sono già curiosa di sentire cosa dirà Alex più tardi. Sì, anch'io. Lavora molto con chi impara una lingua e conosce bene questi problemi di motivazione e disciplina. Soprattutto come restare costanti nello studio di una lingua anche dopo alcune settimane. Esatto. Quindi restate con noi fino alla fine. E mentre ci ascoltate, vorremmo chiedervi qualcosa. Qual è il vostro obiettivo in questo momento? Volete capire meglio l'italiano, parlare più fluentemente o semplicemente studiare con regolarità? Scrivetelo nei commenti. Aiuta noi e anche gli altri che studiano. E se vi piace questa puntata, lasciateci un like. Così sappiamo che queste conversazioni vi aiutano e possiamo farne altre. Ora continuiamo con il prossimo consiglio. Esatto. Il punto seguente si collega subito a questo. Ok, hai detto che dobbiamo rendere le abitudini attraenti. Sì, è molto importante. Capisco l'idea, ma a volte penso, studiare non deve sempre essere divertente. Hai ragione. Non ogni momento deve essere divertente, Questo mi calma un po'. ma non dovrebbe nemmeno sembrare una punizione. Sì, lo so, se qualcosa sembra troppo difficile, lo rimando. Proprio per questo aiuta a collegare lo studio a qualcosa di piacevole. Per esempio musica o una serie. Esatto. Oppure una piccola pausa dopo, che aspetti con piacere. Quindi essere gentili con se stessi. Sì. La gentilezza è spesso più efficace della pressione. E se è comunque un giorno in cui niente funziona, Allora lo accetti e continui il giorno dopo. senza sensi di colpa, Esatto. Disciplina non significa essere perfetti. ma ricominciare. Proprio così. Sembra fattibile. Ed è proprio questo il punto. Chi l'avrebbe detto che la disciplina a volte ha a che fare con snack e televisione? Esatto. La disciplina non deve essere noiosa. Questo mi rilassa un po'. E questo ci porta al prossimo punto importante. Crea un ambiente che ti aiuti. Intendi il posto in cui studio o lavoro? Sì? Il tuo ambiente può sostenere la tua disciplina o renderla più difficile. È vero, se la mia scrivania è in disordine o ci sono snack ovunque, mi distraggo subito. Esatto. Allora è molto più facile cedere e fare altro. Quindi a volte il problema è già il mio ambiente. Spesso sì,
Per questo ho iniziato a cambiare piccole cose. Per esempio, Preparo i vestiti da sport la sera, così li vedo subito al mattino. questo ti ricorda di fare sport. Esatto. E non metto gli snack proprio accanto alla postazione di lavoro. Ha senso. L'obiettivo è rendere facili le buone scelte e difficile il rimandare. E funziona anche per studiare italiano? Certo, se i tuoi materiali di studio sono visibili, li usi di più. Quindi, per esempio, un libro sul tavolo o un'app in prima pagina sul telefono. Esatto. Ciò che vedi lo usi più spesso. E ciò che non vedi lo dimentichi in fretta. Giusto. Anche le persone intorno a te contano. In che senso? Se le persone ti sostengono, resti più facilmente costante. Ma se gli amici distraggono sempre, diventa più difficile. È vero. Perciò aiuta avere almeno una persona che conosce i tuoi obiettivi. Ok, ha senso. E ora arriviamo a un altro punto importante. Energia e forza di volontà. Oh sì, di sera la mia forza di volontà è spesso a zero. Succede a molti. La forza di volontà è come un muscolo. Quindi si stanca se la usi troppo. Esatto. Per questo dovresti fare le cose importanti quando hai ancora energia. Quindi più al mattino o prima nella giornata. Sì? Se allora studi italiano o fai sport, hai bisogno di meno disciplina. Di sera mi è molto più difficile. È del tutto normale. E le decisioni? Ho la sensazione di prendere decisioni tutto il giorno. Proprio per questo è bene automatizzare le decisioni. Cosa intendi? Automatizzare significa non dover decidere ogni giorno da capo cosa fare. Se decidi ogni giorno quando studiare o se studiare, sprechi molta energia. Poi ti manca più tardi. Ma se stabilisci, studio italiano ogni giorno dopo colazione per 5 minuti, la decisione è già presa. Non devi più pensarci, lo fai e basta. Questo aiuta soprattutto nei giorni stressanti. Decisioni automatizzate rendono la disciplina più facile perché richiedono meno forza. Sì, ha davvero senso. Di solito ogni giorno decido di nuovo se fare qualcosa o no. Ed è questo che lo rende difficile. Se invece fisso un momento preciso, per esempio ogni mattina, dopo il caffè 5 minuti di italiano, non devo più pensare. Diventa parte della giornata. Mi dà sicurezza. Anche quando sono stanca so, ora tocca all'italiano per un momento. Sembra meno faticoso e più realistico per la mia vita. Esatto. Non pensi più, fai e basta. Sembra molto utile. Un altro punto è il sostegno degli altri. Intendi qualcosa come responsabilità? Sì. Se qualcuno sa cosa vuoi fare, resti più costante. Lo conosco. Se qualcuno chiede, lo faccio più volentieri. Esatto. Vale per lo sport come per l'italiano. Quindi, per esempio, un partner di studio o un gruppo. Sì. Senza pressione, solo con sostegno. Sembra meglio che fare tutto da sola. Ed è proprio questo che aiuta a restare disciplinati. Ok, abbiamo già dato tanti buoni consigli. Ora arriva il momento che tutti aspettavamo. Il nostro esperto è qui oggi. Ciao Alex. Ciao a tutti. Ciao di nuovo. Mi chiamo Alex. Da molti anni lavoro con persone su disciplina, abitudini e motivazione. Spesso seguo chi impara una nuova lingua. Molti dicono, so che mi fa bene, ma non resto costante. Vedo questo problema nello studio delle lingue, nello sport e nella vita quotidiana. Secondo te da cosa dipende? Mi ritrovo proprio in questo. Per esempio, quando studio italiano, all'inizio sono molto motivata,
Decido di studiare ogni giorno 30 o 40 minuti. I primi giorni va bene. Poi arriva una giornata stressante. Sono stanca e salto una volta. Subito penso, ho già rovinato tutto e spesso smetto del tutto. È uno schema molto comune, importante. Non significa che tu sia indisciplinata. Ma io mi sento così. Penso, gli altri ci riescono, solo io no. Molti miei clienti dicono lo stesso. Il problema non sei tu, ma la tua idea di disciplina. Hai collegato disciplina e perfezione. Sì, esatto. O tutto o niente. Questo funziona di rado. Disciplina non vuol dire non fare mai pause. Disciplina vuol dire ricominciare dopo una pausa. Quindi un giorno senza studio non è un problema? No, il problema non è quel giorno, ma come reagisci. Molti pensano, ormai è uguale. Vedo che le persone di successo non sono perfette, ma flessibili. Questo toglie molta pressione. Esatto. Altro punto, la durata. 30 o 40 minuti sono troppi, soprattutto dopo una giornata lunga. Lo sento anch'io. Di sera non ho più energia. Per questo consiglio unità piccole. Ad esempio 5 o 10 minuti. Sono brevi anche nei giorni stanchi. E basta davvero? Sì, una lingua si impara con la regolarità. 5 minuti al giorno sono migliori di un'ora una volta a settimana. Sembra molto più realistico per la mia vita. Esatto. Un'altra cosa importante, premia i piccoli passi. Molti vedono solo ciò che mancirca. Lo faccio spesso anch'io. Se dici, oggi ho studiato 5 minuti, rinforzi la disciplina. Non è un trucco, è allenamento per il cervello. Quindi la disciplina si può davvero imparare? Assolutamente. La disciplina non è un tratto innato, nasce da piccole scelte quotidiane. La parola chiave è momentum. Momentum significa che qualcosa resta in movimento. Piccoli passi costanti danno la sensazione, sono già dentro. Quindi non fermarsi. Esatto. Vedo che molti clienti si sentono presto sopraffatti. Significa avere troppe cose in testa insieme. Per esempio nello studio di una lingua. Pensano, devo imparare parole e grammati circa. Poi ascoltare meglio e parlare fluentemente. E non fare errori. Tutto insieme blocca la mente. Invece di studiare ci si ferma. Molti credono di essere pigri o indisciplinati. In realtà il cervello è solo sovraccarico. Se riduci i compiti, la mente si calma. Allora studiare diventa possibile. Proprio così. Quando ti senti bloccato, il primo passo è togliere pressione. Invece di fare tutto, scegli una sola piccola cosa. Per esempio, studia solo 5 minuti o leggi un testo breve. Questo aiuta il cervello a tornare in azione. Rimandiamo perché il compito sembra enorme. Se lo riduci, la sensazione sparisce. Allora inizi invece di aspettare. E questo inizio è il passo più importante contro il rimando. E poi si rimanda. Giusto. Rimandare è un segno tipico di sovraccarico. Sai cosa dovresti fare, ma non inizi. Conosco molto bene questa situazione. Per questo la regolarità è decisiva. Regolare non significa tanto, ma spesso. 5 minuti al giorno battono un'ora alla settimana. Soprattutto nello studio delle lingue. Assolutamente. La lingua vive di ripetizione. Ora arriva un altro concetto chiave. Rinforzo. Cosa intendi? Rinforzo significa collegare un comportamento a qualcosa di positivo. Può essere una buona sensazione, oppure una spunta su una lista, o un pensiero breve? Bravo. Sembra semplice, ma è potente. Vedo che molti all'inizio guardano solo ciò che non va. Se iniziano a notare anche i passi piccoli, molto cambia. Il cervello pensa,
Questo comportamento conviene. Così è più probabile continuare. Il rinforzo costruisce disciplina senza pressione. E la motivazione? La motivazione spesso è l'inizio. È energia, voglia e curiosità. Pensi, ora parto e cambio qualcosa. Il problema, la motivazione non è stabile. Dipende da umore, sonno, stress e altro. Quindi sparisce presto ed è normale. Molti pensano di avere un problema. Non è vero. La motivazione va e viene. Perciò la disciplina non può dipendere solo da lei. Sistemi, abitudini e piccoli passi ti sostengono anche senza motivazione. La disciplina inizia quando la motivazione sparisce. Esatto. La disciplina è ciò che resta quando manca la voglia. Qui aiuta la responsabilità. Responsabilità verso se stessi o verso gli altri? Entrambe. Responsabilità vuol dire rispettare il proprio piano. Se dici a qualcuno studio italiano ogni giorno cambia già il tuo comportamento. Perché vieni preso sul serio. Esatto. Ultimo punto molto importante. La forza di volontà è limitata. Perciò è cruciale automatizzare le azioni. Cioè trasformarle in abitudine. Proprio così. Quando qualcosa è automatico serve poca volontà. Lo fai e basta. Questa è disciplina vera e duratura. Rende tutto molto più realistico. Esatto, la disciplina non è un talento né un tratto. È un sistema di piccole decisioni quotidiane. Grazie mille, Alex. È stato molto prezioso. Sì, ha reso molte cose più chiare per me. Con piacere, ricordate, nello studio di una lingua conta restare, non la perfezione. Ora andiamo verso la conclusione. Ricordate, piccole abitudini, buoni sistemi e un ambiente che vi sostiene rendono la disciplina più facile. E siate gentili con voi stessi. Le buone abitudini possono farvi stare bene. Esatto. Le buone abitudini devono farvi stare bene. La disciplina deve aiutarvi, non pesarvi. Se riassumo la puntata di oggi, porto con me 3 cose. Quali? Primo, la disciplina non c'entra con la perfezione, non serve fare tutto giusto ogni giorno. Ma tornare sempre a ricominciare. Esatto. Secondo, i passi piccoli non sono un segno di debolezza, ma di intelligenza. I passi piccoli, fatti con regolarità, cambiano di più. E terzo, la disciplina non è speciale, né solo per alcuni. È qualcosa che si può imparare. Passo dopo passo, al proprio ritmo. Proprio per questo vogliamo lasciarvi ancora qualcosa prima di chiudere. Una piccola sfida per la prossima settimana, Non grande, non difficile. ma una davvero fattibile. La nostra sfida: portate a termine ogni giorno una piccola cosa. Qualunque cosa sia, Può essere 5 minuti di italiano, oppure una breve passeggiata. o leggere per qualche minuto. Importante. Sceglietelo consapevolmente e fatelo. Anche nei giorni senza voglia. Non perfetto, non lungo, solo sincero. Se saltate un giorno, nessun problema. Riprendete il giorno dopo. Questa è la disciplina. Se volete, scriveteci nei commenti qual è la vostra piccola cosa Aiuta voi e forse anche gli altri. e leggiamo volentieri i commenti. Inoltre ci interessa molto. Cosa volete vedere o ascoltare la prossima volta? Più motivazione, più consigli per studiare l'italiano ogni giorno? Oppure altri temi che vi interessano ora? Scrivetecelo pure, E se vi è piaciuta questa puntata, lasciate un like così sappiamo che queste conversazioni vi aiutano. e possiamo crearne altre.
Ricordate, disciplina non vuol dire essere duri con voi stessi. Ma prendere sul serio voi stessi. Il vostro tempo, la vostra energia, i vostri obiettivi. I piccoli passi contano. Ogni giorno conta. Grazie per essere stati con noi e per il vostro tempo. Speriamo che ci ascoltiate anche la prossima volta. Fino ad allora, siate gentili con voi stessi. E portate avanti la vostra piccola cosa. Ciao e a presto. Alla prossima.